Bene, allora Paolo, facciamo una piccola introduzione sul servizio valanghe, giusto per chi è nuovo e non ha seguito la sessione precedente. Il servizio valanghe è una struttura operativa del club alpino che da oltre 40 anni opera nel campo della prevenzione di incidenti causati da valanga. Quindi questi sono gli scopi principali di questa struttura operativa. Questo ciclo di eventi ha l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'ambiente montano innevato per aumentare la consapevolezza nella frequentazione. Abbiamo parlato lunedì scorso di meteorologia alpina invernale, lettura di un bollettino, e questa sera con Paolo Lottini parliamo di lettura e interpretazione di un bollettino valanghe. Grazie, io intanto provo a vedere la condivisione. Bene, grazie Claudio per la presentazione. Io sono appunto Paolo Lottini, osservatore neve e valanghe del Servizio Valanghe Italiano. Sono anche un accompagnatore di escursionismo e oggi andremo a parlare di quello che è la lettura e l'interpretazione del bollettino valanghe. Quali saranno un po' gli obiettivi della serata? Sarà quello di familiarizzare col linguaggio del bollettino valanghe, per poterlo usare come uno strumento decisionale supplementare. Se guardate la slide ho sottolineato la parola supplementare per minimizzare il rischio e di conseguenza adottare comportamenti appropriati per le nostre uscite in ambiente invernale innevato. Quello che faremo questa sera, guarderemo che cos'è un bollettino valanghe, vedremo che contiene la scala del pericolo, quindi i gradi del pericolo. Ci sarà una parte descrittiva dove ho scritto le parole sono importanti perché vediamo come un cambio di aggettivo può fare la differenza già fra un grado e l'altro andiamo a vedere quali sono le indicazioni dei tipici problemi valanghivi e arriveremo a leggere insieme un bollettino attuale, anzi forse più di uno perché vediamo nella varia dislocazione italiana quali sono i bollettini valanghe e come vengono appunto descritti. Che cos'è un bollettino valanghe? Si può dire che è un documento ufficiale nivo-meteorologico che è redatto per un determinato territorio più o meno esteso. Attenzione perché come comprensorio è sempre maggiore di 100 km quadrati, quindi è una bella porzione di territorio. E cosa fa? Ci fornisce un quadro dello stato del manto nevoso e delle probabilità di distacco valanghivo per le successive 24-72 ore e definisce così un grado di pericolo valanghe. Una carrellata sulla storia di quello che è il bollettino valanghe. In Italia nasce alla fine degli anni 60 ed è proprio il CAI che emette il primo bollettino valanghe, proprio il servizio valanghe italiano, suddividendolo un po' in zone. In realtà consideriamo che il bollettino valanghe nasce in Svizzera già nel 1936, quindi gli svizzeri già dal 1936 emettevano già un bollettino valanghe che descriveva la situazione del manto nevoso in Svizzera nel fine settimana. Chiaramente noi nel 1936 avevamo altri problemi, forse il bollettino valanghe non era neanche pensato. Negli anni 70, anzi ai primi anni 70, inizia anche il Meteomont, quindi le forze armate e il corpo forestale dello Stato a emettere un loro bollettino. Nel 72 lo SVI, cioè il Servizio Valanghe Italiano, affianca gli uffici neve valanghe regionali e provinciali facendo emettere a loro un bollettino valanghe, affiancandolo fino a che non sono diventati autonomi. E nel 1983 a Ineva, Associazione Interregionale Neve Valanghe, inizia a coordinare l'azione con i vari uffici e quindi definisce un po' i primi standard italiani per l'emissione dei bollettini. E dal 1993, data molto importante perché viene costituita un gruppo di lavoro europeo che è l'EAVS, European Avalanche Warning Service, che riunisce tutti i vari servizi valanghi d'Europa, fa una cosa standard del bollettino valanghe. Eccolo qua, attualmente il bollettino valanghe appunto è gestito dal gruppo di lavoro che è l'EAVS, dove in Italia fa parte di questo gruppo la Ineva, il Meteomont, il Valanghe Report, che sarebbe l'Euregio, quindi la parte del Trentino Alto Adige e anche il Tirolo austriaco, e anche Absolut, che si concentra forse solo nella zona di Livigno, è forse anche il meno conosciuto. E come lo fa? Come è strutturata
questo bollettino valanghe in questo momento ha una forma piramidale. Se voi guardate nella slide, in primis identifica un grado di pericolo, poi man mano che scende identifica altre cose, ma fondamentalmente il primo impatto proprio della piramide è definire il grado di pericolo. Poi man mano che si approfondisce l'informazione ci fa vedere i punti pericolosi, quindi a che altitudine, a che esposizione, qual è il problema tipico valanghivo, la descrizione del pericolo, altre informazioni supplementari e altri dati grezzi non controllati. Questi forse magari sono informazioni che arrivano dalle centraline automatiche, forse fanno più comodo al previsore che al lettore del bollettino. Abbiamo parlato di pericolo e di rischio. C'è differenza fra rischio e pericolo? Pensateci un attimo, provate a ragionarci un attimo su questa cosa. Ora, sarebbe carino che io vi facessi le domande, purtroppo sarà un monologo questa serata, però alla fine, se volete, ci sarà lo spazio per farmi tutte le domande che volete. Quindi rischio e pericolo molto spesso nel nostro linguaggio comune non c'è molta differenza, in realtà ce n'è, perché il pericolo identifica il potenziale di causare un danno, mentre il rischio è la probabilità che venga subito un danno. Faccio un esempio molto semplice, uno squalo è un pericolo, se io nuoto in mare con uno squalo è un rischio. Quindi il pericolo è oggettivo e il rischio è soggettivo. Il bollettino valanghe identifica sempre il pericolo e mai il rischio, quindi sarà un pericolo valanghe e mai il rischio. Cioè il pericolo aumenta in funzione di, faccio l'esempio sempre dello squalo, di quanti squali ci sono in mare. Il rischio è se io appunto faccio il bagno. Ed eccolo qua, i gradi di pericolo che sono 5 vanno dal debole al molto forte ed è sempre crescente, quindi 1 debole, 2 moderato, 3 marcato, 4 forte e 5 molto forte. Come vedete ci sono anche i colori che identificano questi pittogrammi e se li guardiamo come sono fatti? Sono fatti già in una forma romboidale che identificano in qualche modo un segnale di attenzione. Il colore anche qua ci dà in funzione del pericolo crescente, va al verde che è debole, al rosso che è molto forte. E non solo, ci sono per dire i punti esclamativi, dove addirittura al 4 o al 5, che è un po' lo stesso simbolo, può cambiare leggermente il colore, c'è addirittura una X che rimanda un po' a un pericolo di morte. Se guardiamo anche sulla destra in alto del pittogramma, vediamo la valanghetta che è crescente anche in funzione del numero che cresce. Ci possono essere anche altri 2 simboli, uno è entrambi sono bianchi, attenzione a non confonderli perché uno identifica no snow, cioè non neve, quindi non c'è neve, non c'è pericolo, e l'altro che è molto simile, non è che non c'è neve, ma non ci sono informazioni. È molto raro, però nei bollettini può anche capitare che non siano state recepite informazioni e quindi ci sia quel pittogramma lì. La scala di pericolo descrive la probabilità di distacco di una determinata area. Ci possono essere aggiuntive anche questo simbolino del termometro con la freccetta che va a rialzo che identifica una condizione di neve bagnata, quindi accompagnato al pittogramma vuol dire che c'è un rialzo termico al momento o comunque c'è una previsione di rialzo termico. Una cosa da vedere sul grado di pericolo che per dire il grado 1 è previsto per circa il 20% dell'inverno e produce il 5% delle vittime. Al grado 2 o moderato è previsto di norma per il 50% della stagione e purtroppo qua è il 30% il numero delle vittime rispetto al grado 3 marcato che è il 30% dell'inverno e il 50% delle vittime. 4 e 5 sono previsti per pochi giorni in inverno e il grado 4 è circa il 10% delle vittime, il grado 5 l'1% delle vittime. Perché? Perché con questi gradi qua di norma si sta a casa, ma spesso andare sulle zone montuose può diventare difficile, soprattutto col grado 5 vengono chiuse le strade o comunque sono impraticabili.
Scala del pericolo che abbiamo detto che è crescente, ma attenzione perché non è lineare, è esponenziale. Proviamo a vedere questa foto qua. Questa è una situazione di pericolo dove vedete in giallo i punti più pericolosi con un grado 2. Guardiamo il grado 3. Non è che è raddoppiata, ma è praticamente quadruplicata. Addirittura col grado 4 sarebbe tutti questi pendii sarebbero, se non forse la zona a sinistra in alto, in questo piano qua, tutto il versante sarebbe a rischio. Questo per dire appunto che il 3 rispetto a un grado 2 è molto più pericoloso. Ecco, consideriamo una cosa carina, più che grado lo possiamo chiamare anche codice. Quando andiamo al pronto soccorso ci assegnano un colore, di solito è verde, giallo, rosso, quindi è un codice di urgenza. Per dire, anche il grado 1 non è che va considerato nel pericolo valanghe una cosa, ma sì, c'è pericolo, ma non troppo. Se lo consideriamo così com'è per il pronto soccorso, sì, non è urgente, però io sono al pronto soccorso, quindi qualcosa mi è successo. Ecco, quindi consideriamo come un codice il grado di pericolo. E come è definito questo grado di pericolo? Il previsore come lo definisce? Ora, non è come questa vignetta qua, che qui nell'assegnazione di un grado di una scalata ognuno dà il suo parere. In realtà è ben strutturato, tant'è che c'è una matrice dove il previsore va, in funzione di tutte le informazioni che riceve, va ad assegnare proprio un grado di pericolo. Una cosa da dire, questa matrice che vedete sta cambiando, perché questa era entrata in vigore nel 2018 e prendeva in considerazione alcuni fattori, ma in realtà sta cambiando da giugno 2022, quindi dall'anno scorso, dall'ultima riunione dell'EAVS, sono stati un po' cambiati i fattori. Anche l'assegnazione del grado di pericolo può prendere in considerazione altri fattori che alla fine sono questi qua. Si prende in considerazione la stabilità del manto nevoso e le cause del distacco, prende in considerazione quanti e dove sono i punti pericolosi sui pendii e anche la dimensione delle valanghe, ovvero se si dovesse staccare una valanga quanto grande sarebbe. Ecco, tutte queste considerazioni fanno il grado del pericolo. Andiamo un attimino a vederle. La stabilità del manto nevoso. Molto spesso si parla di consolidamento, che è la proprietà fisica e meccanica che consente al manto nevoso di rimanere stabile su un pendio. E di norma è classificato in ben consolidato, moderatamente o debolmente consolidato. Chiaramente se è ben consolidato è stabile, quindi porterà a un grado di pericolo 1, moderatamente consolidato, che è già considerato comunque un manto instabile, potrà essere un grado 2 o un grado 3, debolmente consolidato, grado 3, 4 o addirittura 5. Ora però dal 2022 si parla soprattutto di stabilità. La stabilità è la propensione a generare valanghe su un pendio innevato, cioè il previsore, la domanda che si fa è ma quanto è facile e cosa può innescare una valanga? E quindi classifica la stabilità, quindi se prima parlavamo di consolidamento, adesso parliamo di stabilità, che è un po' la stessa cosa, ma in realtà viene espressa in 4 classi diverse. La stabilità può essere buona, può essere discreta, può essere scarsa e molto scarsa ed è definita da cosa può innescare una valanga. Facciamo l'esempio di stabilità scarsa, vuol dire che le valanghe sono facili da innescare già con debole sovraccarico o con una nuova nevicata. Se si parla di sovraccarico, in qualche modo possono definire 2 tipi di distacco, sia spontaneo che provocato. Chiaramente una nuova nevicata potrebbe portare a una valanga spontanea, va da sé che il pericolo sarà molto più alto. Possono essere anche sollecitazioni antropiche, quindi valanghe in qualche modo provocate. Si potrà parlare, sempre nel bollettino, di sovraccarico, quindi forte o debole sovraccarico. Un debole sovraccarico, per dire, nella foto sopra, è un gruppo, in questo caso di sci alpinisti, che rispetta le distanze. Qui non sono distanze di sicurezza, ma sono distanze di alleggerimento. La distanza di alleggerimento è di almeno 10 metri fra uno sci alpinista o anche un escursionista con le ciaspole dall'uno all'altro. La distanza di sicurezza è molto più alta perché è di 100 metri. Quando si parla di forte sovraccarico, già un escursionista a piedi
che calpesta il manto solo con gli scarponi, produce un forte sovraccarico. Chiaramente anche qua, in funzione del debole o forte sovraccarico, il grado potrà cambiare. Sarà possibile già con debole sovraccarico, probabile già con debole sovraccarico, oppure se si parla di forte sovraccarico, generalmente. Vedete questi aggettivi come possono cambiare in funzione di quello che andremo a vedere dopo. Ho detto che le parole sono importanti, quanta differenza nella descrizione fa proprio un aggettivo. Una cosa che vi volevo far vedere è possibile e probabile. Ci sono delle differenze, provate a pensarci un attimo. Nel linguaggio comune dire è possibile che si verifichi una cosa, è probabile che si verifichi quella cosa, è molto simile. Ma attenzione, perché per il bollettino valanghe non è così. La probabilità è la propensione al verificarsi di fenomeni valanghivi. È possibile quando le probabilità sono meno del 66%, anzi fino al 66%. Si dice che è probabile che avvenga un evento se sono oltre il 66% di probabilità. Quindi possibile e probabile è più pericoloso, tra virgolette, di possibile. Abbiamo detto anche che il bollettino valanghe prende in considerazione quanti sono i punti pericolosi, quanto sono frequenti. Frequenti si può dire anche quanto sono diffusi e dove sono diffusi i punti pericolosi, perché si può leggere pericolo su alcuni pendii ripidi, quindi dal 5 al 25% dei pendii che considera il bollettino valanghe, su molti pendii ripidi dal 25 al 50%. Vedete queste tre foto, giallo che identifica un grado 2, già nella seconda foto sono molti di più sui pendii ripidi, identifica un grado 3. La terza foto addirittura la maggior parte, non sta neanche a definire se è un pendio ripido o molto ripido, cioè la maggior parte dei pendii, quindi oltre il 50% dei pendii ha dei punti particolari. Anche questo in funzione di quanti appunto e dove sono i punti pericolosi porterà a un grado più alto o più basso. Dall'anno scorso viene definita una classe di frequenza un pochino diversa, perché quindi si può sentir parlare di pendii ripidi, ma si può sentir parlare nel bollettino anche di quanti sono frequenti, quindi quanto sono diffusi i punti pericolosi e dove sono. Quindi si può leggere pochissimi punti pericolosi, pochi punti pericolosi, alcuni e molti. C'è anche la definizione scritta delle evidenze. Cioè, sì, i punti possono essere pochi, però possono essere difficili per un escursionista, per uno sci alpinista da scovare, da essere visti. Quindi anche qua fa la differenza del grado. La dimensione delle valanghe, anche qua il previsore quando andrà a segnare un grado, la domanda che si pone è: ma se dovesse scendere una valanga, quanto può essere grande? Quindi sappiamo che le valanghe sono classificate per dimensioni che vanno dalla dimensione 1 alla dimensione 5, dalle piccole dimensioni o valanga di scaricamento, valanga di medie dimensioni, grandi dimensioni, molto grandi e addirittura dimensioni estreme che portano a un grado 5. In funzione della dimensione chiaramente anche viene classificata con il tipo di movimento. Una valanga di piccola dimensione si ferma giusto su un pendio, una valanga di dimensione 2 può raggiungere già il piede del pendio, fino a 4-5, vedete, aumenta sempre, 5 è praticamente catastrofica perché raggiunge il fondavalle. E nella colonna di destra fa vedere il danno che potrebbe creare la valanga che si può staccare. Anche qua, in funzione della valanga, viene assegnato un grado di pericolo. Con tutti questi fattori viene definito un grado. Ecco, vi ho messo qua, tanto per farvi l'immagine, per farvi vedere quelle che sono le dimensioni delle valanghe, dall'1 al 5. Vedete, una piccola valanga o valanga di scaricamento di per sé potrebbe essere non pericolosa, però vi potrebbe trascinare magari su un pendio dove sotto c'è un precipizio, e non è la valanga che vi seppellisce, ma che vi trascina e vi può trascinare giù. Le altre sono effettivamente pericolose. Quella di dimensioni estreme addirittura modifica il paesaggio e porta giù tutto quello che trova. Abbiamo detto che nel bollettino valanghe c'è una parte descrittiva.
E questa è un po' una tabella che riassume un pochino tutto quello che ci siamo detti. E vi dicevo anche che gli aggettivi qua sono importanti. Andiamo un pochino a vederli. Qua nella prima parte c'è la stabilità del manto. Vedete che qua parla di consolidamento. Grado 1 in generale è ben consolidato e stabile. Al grado 2 guardiamo come cambiano gli aggettivi. Moderatamente consolidato, dove su alcuni pendii ripidi. Grado 3 il consolidamento è da moderato a debole su molti pendii ripidi, qui è già cambiato. Grado 4 debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi, grado 5 è debolmente consolidato e instabile un po' dappertutto. Probabilità e cause del distacco, anche qua in funzione dell'accrescimento del grado cambiano proprio gli aggettivi con cui viene descritto il bollettino. Al grado 1 il distacco è generalmente possibile come solo con forte sovraccarico, dove su pochissimi punti dei pendii ripidi estremi. Man mano che si sale è possibile principalmente, è stata introdotta un'altra parola, con forte sovraccarico, soprattutto dove? Sui pendii ripidi. Grado 3 è possibile, vi ricordate la parola possibile, già con debole sovraccarico, soprattutto sui pendii ripidi. Al grado 4 non c'è più l'aggettivo possibile, ma probabile, con debole sovraccarico su pendii ripidi. Grado 5, numerose valanghe spontanee anche su terreno moderatamente ripido. Dimensione delle valanghe, anche questo in funzione del grado. Al grado 1 possibili solo piccole e medie valanghe spontanee, al grado 2 non sono da aspettarsi valanghe spontanee molto grandi, al grado 3 sono possibili alcune valanghe spontanee di grandi dimensioni, in alcuni casi anche molto grandi. Al grado 4 numerose valanghe spontanee, qua parla sempre di valanghe spontanee, attenzione, non provocate, ma sono sempre spontanee, di grandi dimensioni e spesso anche molto grandi. Grado 5 catastrofe, sono da aspettarsi numerose valanghe spontanee molto grandi e spesso anche di dimensioni estreme, quindi col grado 5 va da sé che uno non si pone neanche il problema di dire dove vado a sciare o vado a fare una ciaspolata. Il bollettino valanghe indica anche quali sono le parti del territorio dove il pericolo è più probabile. Attenzione, qua dà l'indicazione dove è più probabile, ma questo non vuol dire che gli altri, esempio pendii o le altre quote non siano pericolose, sono meno pericolose, qua vi fa vedere o mette in evidenza le zone più pericolose, quindi dà l'indicazione del pendio, e quindi sono i versanti più pericolosi, e anche l'indicazione della quota. Qual è la quota dove il pericolo è più probabile ed è sempre evidenziata. In questo caso, per dire, in questa stella sopra, i versanti a nord sono quelli più pericolosi e nel caso sotto, oltre i 1800 metri, è la zona che richiede maggior attenzione. Questi sono invece i tipici problemi valanghivi che sono sempre segnati con un pittogramma, anche questi. Li ho lasciati per ultimi perché qua magari è conveniente fermarsi e andare un pochino a vederli uno ad uno e magari ragionarci un pochino sopra. I problemi valanghivi danno un quadro d'insieme di quello che è il problema valanghivo del momento e quindi che tipo di valanghe dovrò aspettarmi. Sono 5 e sono valanghe di neve bagnata, valanghe in situazione di neve ventata, valanghe a lastroni, quindi strati deboli persistenti, valanghe per neve fresca o valanghe da slittamento. Andiamo a vedere la neve bagnata, guardiamo il pittogramma, anche questi pittogramma dal punto di vista comunicativo ci rimandano già a quello che è il problema, no? Se noi andiamo a vedere anche il disegnetto in alto a sinistra, vediamo che c'è un rialzo termico, comunque alta temperatura. Con quel pittogramma lì che tipo di valanga devo aspettarmi? Potrebbero essere valanghe e lastroni di neve bagnata, anche a debole coesione, comunque da rialzo termico sempre bagnate. Spesso sono valanghe spontanee, quindi non necessariamente provocate dall'uomo. Cosa devo fare? Quindi alla fine, perché il succo del bollettino ti dà l'indicazione, ma è meglio sapere anche cosa e come mi devo comportare. Quindi attenzione alle zone di scorrimento delle valanghe. In situazione di neve bagnata, quindi di un aumento termico importante, si possono magari già notare dei piccoli scaricamenti a pera, quindi anche una situazione primaverile,
E quindi evitare le zone di scorrimento delle valanghe, quindi fare attenzione magari anche perché la neve qua inizia a essere già quasi in isotermia, quindi può scorrere anche sotto ai 30 gradi, quindi magari evitare quei pendii soleggiati, anche se apparentemente possono essere pendii non pericolosi. Neve ventata, il vento è il maggior costruttore di valanghe, questo forse l'avete sentito tante volte. Accumulando nella parte sottovento la neve può creare dei lastroni asciutti. Si deve in qualche modo fare attenzione alle zone di accumulo ventoso, quindi evitare gli accumuli di vento su pendii sicuramente ripidi, pendio ripido dai 30 ai 35 gradi. Cos'è che ho scritto? In particolare nelle aree dove il manto nevoso cambia spessore da sottile a spesso o da duro a soffice. Questo è importante perché i cambi di spessore, ma così anche di durezza del manto sono punti dove si può staccare il lastrone e quindi evitare praticamente gli accumuli, le zone sottovento. Strati deboli persistenti, ecco questo se guardiamo il pittogramma è l'unico che ha quel punto esclamativo, perché se bene o male tutte le altre condizioni che abbiamo visto anche prima si riescono a vedere ad occhio, qua lo strato debole persistente vuol dire cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno del manto c'è uno strato o più strati deboli, dove la neve non si è compattata, non si è legata bene con gli altri strati o addirittura ha dei cristalli estremamente fragili e grossi che possono fare da piano di slittamento. E quindi che tipo di valanga ci possiamo aspettare? Valanga a lastroni asciutti e principalmente queste valanghe sono provocate, cioè questi pendii con questo pittogramma qua, con questo problema valanghivo qua, sono delle trappole innescate. Basta a volte un debole sovraccarico perché parta il lastrone. Evitare i pendii più ampi e ripidi. Questo purtroppo è il problema responsabile della maggior parte degli incidenti valanghivi, mortali e non. Neve fresca, una nuova nevicata. Il pittogramma ci fa vedere che nevica, possono essere lastroni asciutti dovuti da una nuova nevicata e dove la neve è a debole coesione e le valanghe possono essere sia spontanee in questo caso ma anche provocate in funzione della quantità di neve che cade. Cosa c'è da fare qua? Aspettare che si stabilizzi e che il manto si consolidi, soprattutto la neve fresca, col resto del manto, perché non necessariamente si consolida subito al momento della caduta, quindi quei 2 o 3 giorni in funzione della quantità di neve e della temperatura che troveremo nei giorni successivi è conveniente aspettare. Valanghe da slittamento sono quelle valanghe che si possono trovare a inizio ma anche alla fine della stagione, ma addirittura per tutto il periodo invernale, dove in qualche modo sono valanghe di fondo. Anche queste ci danno dei segnali perché sul manto nevoso si vedono quelle famose bocche, si chiamano bocche di balena, se ne vede qua una nella foto a destra dove è già avvenuta una valanga, che possono rimanere lì per tutta la stagione. Il distacco lì di solito è spontaneo e difficilmente è provocato, però quello che c'è da fare è evitare di passare sotto a quelle crepe appunto da slittamento, si chiamano anche valanghe da reptazione. Il bollettino valanghe ci dà anche le informazioni per gli escursionisti o per gli sciatori. Grado 1, parto dal basso, sono grado debole, condizioni sicure, generalmente sicure per le gite sciistiche. Grado 2 sono condizioni favorevoli per le gite sciistiche o anche escursionistiche con le ciaspole, ma già occorre considerare adeguatamente locali zone pericolose, quindi iniziare ad aprire gli occhi e anche valutare quella che è la traccia o la microtraccia. Con pericolo 3 le possibilità per gite sciistiche sono fortemente limitate ed è richiesta una buona capacità di valutazione locale. Al grado 4 forte
La possibilità di gite sciistiche sono fortemente limitate ed è richiesta una grande capacità di valutazione locale. E 5, stiamo a casa. Ecco, questo per dire, ci si potrebbe già fare un esame di coscienza. Che capacità ho io di capire l'ambiente nevato? Quindi in funzione del grado rimanere o rinunciare o addirittura valutare un percorso in funzione proprio anche del grado. Il bollettino dà anche altre informazioni, quindi informazioni meteorologiche, di vento, di temperatura, ma anche la tendenza dei giorni successivi. Torno un attimo indietro, quindi vi faccio vedere questa slide qua, che è presa da un classico bollettino Meteomont, dove fa vedere la quota, la temperatura, e giorno per giorno quello che cambia, quindi l'evoluzione, fa vedere dov'è lo zero termico, se ci sono fenomeni o ci saranno fenomeni in atto, e anche lo stato del cielo. Quindi una buona anche informazione meteorologica. Andiamo a vederne qualcuno di questi bollettini. Allora, stacco la mia condivisione. Bene. Allora, Meteomont, questo è il bollettino del nostro Appennino emiliano, praticamente, ma anche romagnolo. Quando vi dicevo prima, il bollettino è una rappresentazione sinottica, vedete quanto è estesa, quindi perché vi ho messo prima, deve essere uno strumento decisionale supplementare, perché non può essere esaustivo, perché guardate anche questa, prende praticamente tutto l'Appennino, dalla Romagna a Piacenza, addirittura è solo suddiviso in 3 zone: Appennino romagnolo, Appennino emiliano centrale e Appennino occidentale. Se prendiamo l'Appennino centrale va praticamente da Imola fino alla provincia di Reggio Emilia, ed è una zona estremamente estesa, quindi va sempre preso come uno strumento sì decisionale, però non può essere solo questo che ci dà una valutazione, quindi uno strumento non deve essere l'unico strumento che io devo tenere in considerazione per fare le mie valutazioni. Meteomont, quindi chi lo emette? Il Ministero della Difesa, in questo caso sono i Carabinieri, e quando è stato emesso? Intanto il settore Appennino Emiliano Romagnolo è stato emesso alle 14 di oggi del 6/3/23. E ci fa vedere la situazione alle ore 14 e intanto ci descrive il pericolo, no? La piramide delle informazioni. La prima cosa che ci fa vedere è il grado, quindi c'è un grado 2 nei tre settori, e ci fa vedere anche qual è il problema valanghivo. In questo caso sono strati deboli persistenti. Ci fa vedere l'esposizione, ci dice su quale versante, in questo caso su tutti i versanti, e anche dove sono le quote più critiche, e in questo caso solo nella parte alta. Ci dà ulteriori informazioni, la quota neve, l'altezza di neve fresca, se è caduta neve, eccetera, e poi ci dà anche la parte descrittiva: grado di pericolo moderato 2, ci dà il problema valanghivo e ci dà anche la situazione tipo. Ecco, la situazione tipo, se il problema valanghivo, il tipico problema valanghivo, definisce il cosa, cioè cos'è che può far scatenare una valanga, la situazione tipo invece definisce il perché, cioè oltre al cosa, e quindi è un approfondimento, ci dà altre informazioni. Andiamo a vederlo. Il problema valanghivo: strati di neve che si sovrappongono con temperature molto differenti. Neve bagnata, situazione primaverile, sicuramente non è freddo. Il manto nevoso si umidifica velocemente nel corso della giornata. Ci fa vedere la situazione del manto nevoso: strati superficiali di neve umida bagnata, debole coesione, su strati basali moderatamente consolidati. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato, dove? Solo su alcuni pendii ripidi. Attenzione, perché malgrado ciò andrà posta particolarmente attenzione nell'affrontare sia le zone di accumulo caratterizzate dalla presenza di lastroni d'avvento ancora non perfettamente coesi, e attenzione anche ai versanti maggiormente esposti dall'irraggiamento solare durante le ore centrali. Cioè, fondamentalmente i pericoli sono 2: c'è ancora pericolo di lastroni,
quindi strati deboli persistenti, ma c'è anche un rialzo termico importante, quindi soprattutto quando devo fare attenzione, non tanto al mattino, ma nelle ore più calde, nelle ore centrali della giornata. E questa che è stata descritta fino adesso è la situazione attuale, cioè quella delle 14. Andiamo a vedere le previsioni. Qua dalle previsioni per 3 giorni, per il 7, l'8 e 9, e prendiamo quella dell'Appennino centrale. Se domani sarà ancora un pericolo 2 e il problema valanghivo saranno strati deboli persistenti, cioè come quelli di oggi, su tutti i versanti e sulla parte alta, ah no, anche l'8 dà strati deboli persistenti. Andiamo a vedere al 9, è sempre un pericolo 2, però vedete che c'è il termometro di fianco al pittogramma e cambia anche il problema valanghivo, che diventa rialzo termico. E quindi ecco, ci dà tutte quelle informazioni fondamentali, già le descrive con un pittogramma. Poi è chiaro, se io sono bravo e se io sono curioso e se io in qualche modo ho un interesse ma anche una consapevolezza maggiore, andrò anche a leggere quello che è il manto nevoso e tutta la parte descrittiva che mi dà un sacco di informazioni in più. Abbiamo detto che c'è anche tutta una parte che mi dà le informazioni di quello che sono umidità, temperatura, vento, direzione, stato del cielo. Anche qua me lo dà fino alle 8, fino alle 18 dell'8, quindi per i prossimi 2 giorni, e anche qua me lo divide per Appennino occidentale, Appennino centrale e Appennino romagnolo. Mi dice anche quanti nei campi di rilevamento, quindi nelle centraline automatiche, quanta neve c'è ancora presente e quanta ne è caduta nelle ultime 24 ore. Guardiamo per esempio il rifugio Cavone a Lizzano in Belvedere, a 1416 metri dove sita la centralina, ci sono 125 centimetri di neve e sono cadute 2 centimetri oggi. Quindi oggi nevica, la temperatura minima e massima e quindi le condizioni del tempo di oggi. Ecco, questo è un po' tutta la struttura del bollettino valanghe, dove vediamo in 3 pagine ci dà tante informazioni. Vi volevo far vedere anche la parte toscana, quindi il versante sud, dove il pericolo anche qua è dato nella situazione di oggi. Monte Amiata, vabbè, grado 1, grado 2 nell'Appennino toscano meridionale e nelle Alpi Puane e comunque nel nostro Appennino modenese reggiano, però sul versante in corrispondenza del versante toscano, il problema valanghivo, essendo a sud, è l'aumento della temperatura, quindi situazione di neve bagnata. Anche qua tutti i versanti, addirittura fino a una media quota nelle Apuane, e ci dà anche tutte le informazioni e anche quello che sono le previsioni, dove nella parte toscana rimarrà anche per i prossimi giorni un grado 3, dove andrà in effetti poi nella parte più meridionale ad assestarsi, perché fa molto caldo e molto probabilmente il manto subirà una fusione o un rigelo, ma anche una diminuzione di spessore importante e andrà il grado ad abbassarsi. Vi volevo far vedere anche Aineva e Valanghe Report, che così li vediamo tutti. Allora, questo è il bollettino di Aineva. Si vede, ecco, Aineva già dà un'informazione che è un pochino diversa rispetto a quella del Meteomont, perché dalla previsione per domani, è pubblicato oggi alle ore 17, e dalla situazione, cioè il pericolo valanghe al mattino e il pericolo valanghe al pomeriggio. Se lo guardiamo è molto simile, cambia solo in Val d'Aosta che al mattino c'è un grado di pericolo 1, al pomeriggio un grado di pericolo 2, anche nella zona del Friuli, nelle Alpi Carniche. Proviamo ad andare a vedere nel dettaglio. Questo era il quadro d'insieme, poi man mano che scendiamo ci dà, andiamo a vedere proprio quello dove, eccolo qua. Questa è la zona della Val d'Aosta, ci dà la differenza di pericolo dal mattino al pomeriggio, ci dà il grado, ci dà il problema valanghivo, che è neve ventata, ci dà l'esposizione e ci dà la quota, oltre 2700 metri. Vedete che già nel pomeriggio cambia, è sempre neve ventata, i versanti pericolosi sono sempre quelli, ma la quota abbassa. Non solo, ci dà anche la tendenza e ci dice che il pericolo è in aumento, tant'è che già dal mattino al pomeriggio c'è già qualcosa che è andato a peggiorare.
quindi nella parte oltre i 2300 metri è già un grado 2. C'è una parte descrittiva, con neve fresca e vento, leggero aumento del pericolo valanghe. A partire dal pomeriggio cadranno 10 cm di neve al di sopra dei 1800 metri circa, localmente anche meno. Da tutta la spiegazione, anche qua, durante il pomeriggio al di sopra dei 1300 metri si formeranno accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Vedete qua non parla più di coesione, ma intanto dalla dimensione dei luoghi, dei punti pericolosi, specialmente nelle zone in prossimità delle creste e dei passi di alta quota. Isolati punti pericolosi si trovano principalmente nelle zone estremamente ripide. Essi dovrebbero essere valutati con attenzione sui pendii in cui è facile cadere. Mattinata, sulla dura superficie del manto sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide. Pericolo di caduta, è chiaro che uno sciatore che cade, un ciaspolatore che cade ha un sovraccarico maggiore rispetto a una progressione che so in salita. Il pendio legge la caduta come un forte sovraccarico, quindi attenzione a queste zone, da valutare bene. Situazione del manto nevoso, dalla situazione tipo anche, quindi l'approfondimento che è di neve fresca, fredda, quindi un manto freddo, a debole coesione e anche ventata, quindi nevicherà, ci sarà un apporto di nuova neve e sarà fredda, quindi andrà a legarsi non benissimo con gli strati sottostanti e più ci saranno anche delle zone ventate, quindi attenzione alle zone sottovento. Quindi ci dà tutta la informazione fino alla tendenza, neve fresca a livello locale alle alte quote di media montagna, alle quote di media montagna, soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni, progressivo aumento del pericolo di valanghe asciutte e anche umide. Vi faccio vedere anche l'Euregio, il Valanghe Report. Situazione molto tranquilla, il Valanghe Report, Tirolo in generale e Trentino, è tutto grado 1. Non so se avete visto, sia Aineva che il Valanghe Report ha adottato lo stesso stile, anzi Aineva dall'anno scorso ha adottato la stessa grafica del Valanghe Report, che è stata un pochino presa come punto di riferimento. Qua il quadro d'insieme ci dà proprio la situazione, è grado 1 dappertutto, tant'è che se noi andiamo a guardarlo non dà neanche il problema valanghivo, fa vedere solo che è un grado 1 e stop, però se andiamo a leggere intanto ci dà delle informazioni in più. Punti pericolosi molto isolati si trovano su pendii molto ripidi e ombreggiati ad alta quota e in alta montagna, quindi sono difficili, sono pochi, sono isolati, sono quelli in ombra, quindi il problema è di strati deboli persistenti. Su pendii carichi di neve ventata, gli strati deboli presenti nella parte superficiale del manto nevoso possono distaccarsi a livello molto isolato, ciò soprattutto su pendii ombreggiati molto ripidi. Ci dà l'indicazione della quota tra 2100 e 2003. Inoltre, a livello sempre molto isolato, le valanghe possono subire un distacco negli strati basali del manto nevoso ad alta quota. Questi punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi, come pure nelle zone di passaggio da poca a molto neve. Attenzione soprattutto nelle zone di prossimità delle creste, essi sono molto rari ma difficili da individuare. Vedete, qua ha recepito le indicazioni dell'EAVS di giugno 2022, dice sì, ci sono pochi, però attenzione perché i punti pericolosi sono difficili da individuare, non sono così visibili. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta in quanti punti? In molti punti. Situazione e tendenza. Anche qua il manto nevoso è stabile a livello generale, tant'è che è un pericolo 1. Nella parte superiore del manto nevoso si trovano a livello molto isolati strati fragili, quindi di neve, magari di cristalli un pochino più grandi, e infatti il problema è uno strato debole persistente, perché si sentono i rumori di boom, che sono indicazioni che sotto c'è uno strato debole. Nella parte basale del manto, quindi nella parte in fondo, si trovano a livello molto isolato strati fragili, specialmente su pendii ombreggiati ad alta quota nelle zone scarsamente innevate. La tendenza cadrà un po' di neve, in molte regioni il vento sarà da moderato a forte, però non dà un aumento di tendenza, tant'è che la tendenza è stabile. Ecco, questi sono un po' i 3 bollettini che si trovano da noi. Quello che c'è da dire è che vado a cercare un'altra cosa che vi faccio vedere. Questo è il sito dell'EAVS, del gruppo di lavoro europeo.
fa vedere tutti i paesi che partecipano e c'è una raccolta di tutti i bollettini, e se noi andiamo a cliccare nella zona, in funzione di dove vado, mi va a vedere il bollettino. Se io facciamo l'esempio del quello che vogliamo, il nostro Appennino, mi rimanda direttamente a quello che ho visto prima del Meteomont. Il Meteomont, che come vedete fa le previsioni per tutto l'arco appenninico, anche tutta la parte alpina, escluso la Val d'Aosta e il Trentino e l'Alto Adige. Infatti tutto quello che è colorato è gestito dal Meteomont, mentre a Ineva tutto l'arco alpino, se non mi sbaglio, viene escluso il Trentino, e si fa anche la parte delle Marche. Euregio invece è questa parte qua grigia, che è gestita appunto Trentino, Alto Adige e anche Tirolo austriaco. Bene, questa era un po' la minestra dei bollettini. Proseguiamo e riprendiamo magari le slide. Ecco, abbiamo fatto una carrellata di quello che sono i bollettini valanghe, dalla teoria alla pratica. Perché questo? È una buona serata, una serata non porta a niente se da domani non adotterò un cambiamento. Quindi cosa dobbiamo mettere in pratica dopo una rinfrescata, o comunque dopo un'informazione aggiuntiva su quello che è il bollettino valanghe? Intanto, se vogliamo andare in montagna, leggiamolo sempre prima di programmare o di effettuare le nostre escursioni. Magari condividi, anche se sei già in ambiente, le tue capacità di interpretazione con i tuoi compagni di escursione, se sei un accompagnatore, addirittura con i tuoi accompagnati, o se è un corso con i tuoi allievi. Ricorda che, l'ho detto più volte, il bollettino è solo uno strumento supplementare, perché descrive non il singolo pendio, ma una porzione ampia di territorio. Quindi bisogna valutare poi, una volta in ambiente, ogni singolo versante e ogni singolo pendio. Iniziamo ad adottare un metodo di riduzione del rischio. Dopo facciamo una leggera carrellata di quelli che possono essere, ma chiaramente se parliamo di metodi di riduzione del rischio servirebbe un'altra serata. Però intanto vi do degli input. Indossa sempre arva, sonda e pala, che è un po' come quando saliamo in macchina, indossiamo la cintura di sicurezza, non ci dovremmo neanche stare a pensare. E se le condizioni non sono quelle che magari ti aspettavi, o non ti senti sicuro, abbiamo il coraggio di rinunciare o di rivedere il percorso, tanto le montagne rimangono lì. Riduzione del rischio, il metodo Munter di riduzione del rischio del 3x3, ne abbiamo sentito parlare spesso. Forse sappiamo già come funziona, ma il rischio non si azzera mai. Ma però, adottando dei filtri, in qualche modo si riesce a ridurre di molto il rischio di rimanere sotto una valanga. Quindi si prendono in considerazione le condizioni, quindi meteo e manto nevoso, si prende in considerazione il terreno e il fattore umano, e questo si fa sia a livello regionale, cioè da casa, a livello locale, quando stiamo iniziando la nostra escursione, e a livello zonale, cioè una valutazione sul singolo pendio, cioè tutte le cose che ho visto magari quando stavo pianificando il mio itinerario, se effettivamente vengono poi riscontrate. Vi faccio l'esempio del bollettino valanghe, stiamo parlando di quello. Il bollettino valanghe mi dà un grado 2 con un pericolo di neve fresca. Quando io scenderò al parcheggio e sto iniziando il mio giro che mi ero prefissato, riscontro effettivamente o le stesse condizioni che mi dice il bollettino, o ci sono condizioni magari favorevoli, dove effettivamente ci doveva essere neve ma non è nevicato, e quindi non ci sarà una situazione favorevole. Oppure il bollettino valanghe mi diceva che sarebbero caduti 10 centimetri, in realtà ne sono cadute 50, e quindi baso la mia decisione, anche la scelta del percorso, in funzione di quello che avrò valutato. Così come sul singolo pendio, cioè tutte le informazioni sono favorevoli o sfavorevoli rispetto a quello che io ho visto, e questo si fa per la scelta del terreno e si fa anche per la scelta del fattore umano. In questo caso si riesce a ridurre il rischio.
Abbinato a questo metodo c'è un altro metodo che è il metodo di riduzione grafico, che questo ci dà un po' un'idea di quello che è in rischio in funzione del pendio e del pericolo che io vado a trovare. Quindi vi faccio un esempio: pericolo 2, pericolo moderato, finché rimango nella zona verde avrò un rischio basso. Man mano che, in questo caso vedete, se rimango sotto i 30 gradi è una casella verde, dai 30 ai 35 tende ad essere un rischio considerevole, quindi se nella parte descrittiva vedete serve prudenza e esperienza. Se arrivo al rosso rinuncia, perché il rischio non è più accettabile ed è sempre troppo elevato. Qua prende in considerazione anche le condizioni favorevoli o sfavorevoli di un pendio. Quali sono le condizioni favorevoli e sfavorevoli? I fattori che in qualche modo possono aumentare il rischio o diminuire il rischio. Per dire, i fattori sfavorevoli sono una cattiva visibilità. Mi aspettavo rispetto alla mia programmazione che ci fosse sole, quindi una buona visibilità. In realtà non vedo niente, non vedo neanche dove metto i piedi, quindi è un fattore sfavorevole. C'è molto pericolo di caduta. Il gruppo, non siamo un piccolo gruppo ma un gruppo numeroso, aumenta il rischio. Il pendio è un pendio molto aperto, anche questo c'è un rischio di valanga lastroni, così come il periodo di seppellimento, cioè cosa ho sopra di me. Cioè, ho un pendio, io sono magari su un pendio di 25 gradi, ma sopra ne ho un pendio di 40, quindi non devo stare attento al pendio che calpesto, ma a quello che avrò sopra di me. Quindi devo fare attenzione anche alle cadute, perché una caduta aumenta il rischio. Dall'altra parte, cosa diminuisce il rischio? Un percorso che magari è molto frequentato, va valutato sempre con attenzione, però potrebbe in qualche modo diminuire il rischio. E così come un piccolo gruppo o una pendenza estremamente bassa, quindi un'inclinazione bassa, o la parte più critica che non è sopra di me ma è sotto di me, e quindi un'attenzione anche oculata della traccia, e quindi già anche con un'attenta gestione del manto nevoso, quindi andare proprio a vedere passo per passo dove effettivamente si va. Ecco, se noi riusciamo ad abbinare il metodo del 3x3 col metodo di riduzione grafico, che si chiama anche MRG, quindi l'acronimo, si riesce davvero a ridurre il rischio. Questa tabella è anche in funzione del grado di esperienza. Questa linea tratteggiata ci fa vedere che se io ho una scarsa esperienza nell'andare in montagna su un ambiente nevato, dovrei sempre rimanere al di sotto di questa linea tratteggiata. In realtà anche chi ha molta esperienza, se può e rimane sotto, sicuramente ne trarrà dei benefici o comunque riduce molto il rischio. Io avrei finito, quindi se avete delle domande